E benvenuti in questo nuovo video. Vigilia di Lecce-Venezia, che per me, ve lo dico francamente, vi anticipo già, rappresenta la partita più importante del campionato, almeno fino ad ora. Si sfidano la quartultima contro la penultima, noi, e quindi una finale salvezza che praticamente dobbiamo vincere. Questa volta non si scherza col dobbiamo vincere, perché altrimenti per me almeno è sostanzialmente finita. Dopo vi spiego il perché. Prima di cominciare però, come al solito, vi chiedo se possibile di lasciare un like, di iscrivervi se non siete già iscritti, di condividere il video e chi vuole può anche abbonarsi per sostenerci ancora di più. Comunque, ovviamente, come dico sempre, a noi basta anche solo un like, ci aiuta davvero tanto anche quello. Commentate qua sotto dicendo la vostra rispetto a quello che dirò, se siete in accordo o in disaccordo con me, scrivetelo pure qua sotto e attivate la campanella così non vi perdete il post partita. Quindi, finito questo periodo dove abbiamo dovuto affrontare, devo dire, match veramente difficili, perché tra Lazio, Atalanta, il Como, più che altro per come gioca, non tanto per la classifica, il Napoli che si sta giocando lo scudetto contro l'Inter, adesso arriva il Lecce e adesso non arriva non solo il Lecce ma altre due squadre, soprattutto le prossime due partite, sono match che potrebbero essere alla portata, tra virgolette, o comunque sono due rivali dirette per la salvezza. E quindi è il momento della verità. Arriva questo Lecce-Venezia ed è sostanzialmente, si può dire, una finale salvezza. Non l'unica, potenzialmente, però non l'unica e non l'ultima, perché le prossime due avrai Monza prima ed Empoli poi, e quelle potenzialmente potrebbero essere altre due finali, però dipenderà molto da quello che fai domani, perché se fai bene, ok, sono effettivamente due finali le prossime, altre due finali salvezza, ma se fai male saranno finali, ma finale un po' in cui ti servirà del miracoloso per chiamarle davvero finali, perché dipenderà moltissimo dai risultati degli avversari. Non che adesso non sia così, ma a quel punto lì saresti veramente aggrappato praticamente solo a quelle, oltre che ai tuoi risultati. Comunque questo trittico di partite potrebbe sostanzialmente o farci credere davvero che fino alla fine è possibile davvero credere in questo miracolo chiamato salvezza, e quindi però devi fare punti su punti, perché sennò è inutile, siamo qua a parlare del nulla, o se non portassi a casa abbastanza punti potrebbe affossarci definitivamente senza appello. E parte tutto da domani contro un Lecce che viene da un periodo sicuramente peggiore del nostro, viene da 5 sconfitte di fila, quindi anche a livello di numeri sono andato un po' a analizzare il confronto tra Lecce e Venezia per capire quanta differenza c'è tra le due squadre. Allora, vedendo appunto un po' i numeri, ho visto che fanno fatica a segnare tanto quanto noi, cioè bisogna dirlo. Il Venezia è a quota 23 gol fatti, il Lecce a 21, quindi voglio dire, abbiamo fatto 2 gol in più di loro, e questo è già un tutto dire. E anche a livello difensivo siamo messi meglio di loro, perché noi abbiamo 43 gol subiti, loro però 49. Eppure allora c'è qualcosa che non va, no? Eppure la classifica dice altro, hanno 5 punti in più di noi, ma perché? Cioè, com'è possibile? Vedendo sti dati qua dici, la bilancia dovrebbe essere che noi siamo o almeno lì, o comunque non ci sono 5 lunghezze di differenza tra noi e loro. Vedendo sempre i dati, di fatto ho notato che, piccolo dettaglio, hanno 3 vittorie in più di noi. Noi siamo a quota 3, loro a 6 vittorie. E questo purtroppo fa la differenza, perché noi in tante partite in cui magari abbiamo fatto ottime prestazioni, meritavamo di vincere, spesso cosa è successo? O le abbiamo pareggiate con l'amaro in bocca che ci è rimasto nel post, per dire qua si doveva vincere, dovevamo approfittarne, o peggio ancora, spesso e altrettanto spesso le abbiamo proprio perse. Quindi se siamo dietro di loro di 5 lunghezze, nonostante il livello, praticamente lo dicono i numeri, sia pressoché identico, simile, chiamatelo come volete, la colpa deve essere imputata solo a noi. La colpa è solo nostra, dobbiamo fare un grosso mea culpa per come tante volte non abbiamo approfittato, non abbiamo inciso, non abbiamo fatto gol e non l'abbiamo portata a casa. Quindi a questo punto della stagione stanno arrivando molti rimpianti. Speriamo che alla fine della stagione il numero di rimpianti non sia troppo eccessivo, ma già adesso cominciano ad essere veramente tanti.
Sicuramente il motivo per cui poi loro sono più in alto in classifica di noi, nonostante il livello, appunto, ribadisco, sia pressoché identico, e anche ribadisco, da imputare al fatto che in partite che abbiamo messo in campo ottime prestazioni, quasi sempre poi non siamo riusciti a fare gol. Anche qua, fattore piccolissimo, microscopico. Ora che sei riuscito a sistemare in questa seconda parte di stagione l'aspetto difensivo, la fase difensiva, che rispetto alla prima parte di stagione hai fatto un passo da gigante, bisogna ammetterlo tutti, quindi complimenti di Francesco. Ora rimane però il problema della sterilità offensiva, problema purtroppo che Di Francesco neanche in questa seconda parte di stagione è riuscito a sistemare, al di là del valore delle punte, di cui adesso parliamo. Perché, come ho detto in vari video, se fai ottime prestazioni, come abbiamo fatto dal punto di vista difensivo, ma poi non riesci a segnare, il massimo che potrai ottenere è un pareggio. Sempre che poi la fase difensiva sia veramente perfetta e non prendi gol. Alla fine era una cosa che poteva succedere anche nell'ultima partita contro il Bologna, se Cambiaghi non si inventava la giocata e altrettanto Orsolini non si inventava quella giocata, quel tiro al volo pazzesco e la insaccano. Perché di fatto la partita sembrava un po' la fotocopia delle nostre precedenti, no? Contro squadre molto più forti di noi, ottima prestazione, e il Bologna ha dovuto inventarsi veramente una giocatona per portarla a casa, per portare a casa i 3 punti, con un solo gol di scarto. Comunque, da questo punto di vista offensivo, io l'ho ribadito tante volte, lo ribadirò ancora una volta, ma penso vi siete anche stufati di sentirlo dire. Per me la soluzione per provare a risolvere subito, o almeno provarci, il problema che abbiamo in attacco, avendo questo tipo di punto ovviamente, che riconosco anch'io non essere eccezionali, cioè non vorrei essere mal interpretato, ma appunto perché non sono eccezionali, quello che vorrei che Di Francesco provasse, visto che queste punte non sono il meglio del meglio che possiamo avere, provare a metterle insieme assieme in campo dal primo minuto. Quindi in questo caso potenzialmente contro il Lecce avresti, nella mia visione, un Gittier fila perché Maric è infortunato. Una soluzione che Di Francesco ha già provato contro il Napoli, visto che in settimana Oristagno, quella settimana lì Oristagno non era stato bene, ha provato le 2 punte e che secondo me, voglio dire, per quei minuti in cui c'è stata quel tipo di dinamica tattica abbiamo fatto ottime cose, che poi però contro il Bologna Di Francesco, diciamo, ha dimenticato, non ha riprovato. Vedo che qualcuno non è d'accordo con me perché sostiene che almeno, cioè perlomeno per come giochiamo ora, di fatto non prendiamo gol o fanno molta fatica gli avversari a segnarci. Ed è verissimo, ok? Però allo stesso tempo, sempre giocando così, tu non segni mai. Cioè, per me, il mettere 2 punte titolari, 2 punte vere titolari, non vuol dire avere una squadra sbilanciata, con un 3-5-2 vero e proprio. Cambia sicuramente, ma in maniera leggera, il modo di difendere di squadra. Ma di certo non è una rivoluzione, non è che si passa dal 4-3-3 al 3-5-2. Cioè, non è una rivoluzione per me, e le 2 punte poi, tra l'altro, non è che devono rimanere lì impalate, possono fare tantissimo lavoro in fase di non possesso, facendo ad esempio il lavoro di schermo alla fase di impostazione dell'avversario. Quindi per me l'equilibrio giocando con 2 punte, cioè l'equilibrio difensivo che hai adesso, che sei riuscito a raggiungere, non andresti a perdere assolutamente. E magari facendo così le nostre punte, che sono sicuramente limitate, lo riconosco dal punto di vista tecnico, potrebbero aiutarsi vicendevolmente, no? Non saprei come dirlo. Sì, si potrebbero aiutare e avere più spazio per agire, avendo un compagno pronto a fargli da spalla. Ci sarebbe sicuramente una suddivisione di compiti offensivi che al momento non c'è, perché di fatto a un'unica punta viene richiesto tanto lavoro e tanti compiti diversi, e poi ci credo che, vista la qualità che hanno, fanno una figuraccia, per forza. Ma chiunque mette in campo, perché di fatto da inizio stagione che imputiamo alla punta di turno mancato non impegno ma mancata qualità. Quindi secondo me il problema è proprio lì, visto il valore che hanno, vista la qualità relativa, metterli insieme secondo me compensa un po' queste lacune. Questa è la mia idea, e finché, onestamente lo dico, non si tornerà a segnare, rimarrò di questa idea. Vediamo se il mister domani proverà questo tipo di soluzione per cercare di sistemare il problema del gol che ci attanaglia purtroppo. Comunque, andando un attimo in chiusura,
domani, come ripetevo all'inizio video, lo ripeto qua alla fine, dobbiamo vincere, perché è una partita sicuramente fondamentale per noi, ma anche per loro, perché sicuramente avranno uno stadio infuocato in Via del Mare, quindi ammetto che è difficile, anche se non è la Lazio, non è l'Atalanta, non è il Napoli, è una partita difficilissima uguale. Tanto è vero che noi negli scontri diretti non è che abbiamo poi brillato, a dispetto di ottime prestazioni, dove magari non abbiamo neanche raccolto punti contro le big. Poi non è che negli scontri diretti hai fatto un figurone e hai stravinto, anzi, quindi attentissimi, è durissima ed è importante per noi e anche per loro. Però di fatto, lo dico a livello numerico, cioè è un fatto, se domani non vinci o addirittura perdi, diciamo che al 90%, almeno per me, la nostra corsa alla salvezza finisce domani, perché cioè, semplicemente a livello di classifica, mettete caso che facciano 3 punti e perdiamo, andrebbero a più 8. Lecce quarto ultimo a più 8, o diventerebbe quinto ultimo, adesso bisogna vedere. E a quel punto lì si fa tostissima, cioè, non voglio in realtà neanche pensarci, però un più 8 da recuperare aspettando quello che farà il Parma diventa veramente tosta. Spero che la squadra metta in campo veramente tutto quello che ha e soprattutto chiunque avrà la chance per buttarla dentro domani non deve sbagliare, perché è veramente troppo importante, non ce lo possiamo più permettere. Tante volte abbiamo fatto questo errore, tante volte siamo mancati da quel punto di vista realizzativo. Domani non può succedere, domani non è perdonabile, anzi la finale di domani, non la partita di domani, la finale di domani. E nulla, era un po' questo quello che volevo dire. Se volete aggiungere qualcosa aggiungete voi qua sotto nei commenti, e come sempre io vi chiedo anche in uscita di lasciare un like, di iscrivervi, di attivare la campanella così non vi perdete il post partita. Speriamo sia un bel post partita, speriamo sia un post partita liberatorio, perché qua l'ansia si fa molto seria, perché domani si decide veramente tanto. È una partita veramente troppo importante e per me veramente me la sto vivendo forse veramente come se fosse una finale. Comunque speriamo bene, e sempre forza Venezia e sempre forza Unione.